Benvenuti, anime curiose e amanti dell'eleganza, nel salotto virtuale più esclusivo del web. Benvenuti su Gossip alla turca. Stasera, il vento del Bosforo ci porta sussurri che si sono trasformati in grida, storie che hanno smesso di nascondersi nell'ombra per brillare sotto i riflettori di una verità inaspettata. Prima di immergerci in questo racconto, che ha il sapore di un romanzo e la tensione di un thriller emotivo, vi invito a compiere un piccolo gesto che per noi significa il mondo. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E per chi desidera entrare nel cerchio ristretto della nostra famiglia, il pulsante Abbonati vi attende per offrirvi privilegi esclusivi e sostenere il nostro lavoro di ricerca della verità. Non dimenticate di lasciare un mi piace e di prepararvi a commentare, perché la storia di oggi dividerà le opinioni come poche altre. Siete pronti? Apriamo il sipario. C'è un'elettricità particolare che attraversa Istanbul quando la notte cala e le luci della città si riflettono sulle acque scure del mare. È in queste notti che le maschere cadono e i volti veri emergono con una potenza disarmante. L'evento di ieri sera, che doveva essere una semplice celebrazione di mondanità, una di quelle serate in cui l'aria è satura di profumi costosi e il tintinnio dei cristalli accompagna conversazioni superficiali, si è trasformato improvvisamente in un palcoscenico di autenticità cruda. Al centro di questo vortice emotivo, due figure che per mesi hanno danzato ai margini delle speculazioni, Satay Ulusoy e Azal Kaya. Per lungo tempo, il silenzio è stato la loro fortezza. Un silenzio che molti hanno interpretato erroneamente come calcolo, come una strategia fredda per alimentare l'interesse o, peggio, come la prova di una distanza incolmabile. Ma ieri, quella fortezza è stata abbattuta non da un assedio esterno, ma dalla loro stessa volontà di mostrarsi vulnerabili. Il loro ingresso nella sala non è stato semplicemente un arrivo, è stata una dichiarazione d'intenti. Hanno varcato la soglia fianco a fianco, con un passo che non conosceva fretta, le dita intrecciate in una stretta che non lasciava spazio a interpretazioni ambigue. Era il linguaggio dei corpi che urlava ciò che le labbra avevano taciuto per troppo tempo. Siamo qui, insieme, e non abbiamo intenzione di nasconderci. Mentre i flash dei fotografi scoppiavano come onde impazzite, illuminando i loro volti in una sequenza stroboscopica, ciò che colpiva non era la luce artificiale, ma la quiete carica di significato che seguiva ogni scatto. Gli sguardi che si scambiavano non avevano nulla della teatralità costruita a tavolino per le riviste patinate, erano sguardi antichi, carichi di un dialetto privato che solo due persone che hanno condiviso silenzi profondi possono comprendere. Se per mesi avevano permesso che fossero gli altri a tenere la penna e scrivere la trama della loro vita, ieri sera hanno strappato quella penna dalle mani del gossip per riscrivere il finale. Chi li conosce bene sussurra che la decisione di mantenere un profilo basso non fosse dettata dalla paura, ma dal desiderio di preservare una pace fragile in un mondo rumoroso. Tuttavia, c'è un limite oltre il quale la pazienza si spezza e la dignità richiede voce. Quel limite è stato superato quando le voci hanno smesso di essere semplici pettegolezzi e sono diventate giudizi taglienti, insinuazioni che riducevano un legame complesso a una mera operazione di marketing. È stato in quel momento, quando la loro realtà è stata definita pubblicità, che l'atmosfera è cambiata irreversibilmente. La scintilla che ha incendiato la polveriera è arrivata sotto forma di una domanda, posta da un giornalista con la voce ferma e lo sguardo fisso, quasi di sfida. Ha evocato le recenti dichiarazioni di un noto uomo d'affari, una figura del passato che aleggia come un fantasma, il quale aveva bollato la loro relazione come una mossa di pubbliche relazioni. La frase è caduta nella stanza come un macigno. Si poteva percepire fisicamente lo spostamento dell'attenzione, come se l'ossigeno fosse stato risucchiato via. Il sorriso di Azal, solitamente dolce, si è trasformato. Non è scomparso, ma si è indurito, acquisendo la lucentezza dell'acciaio. Ha preso un momento per respirare, ponderando ogni sillaba, rifiutando di indietreggiare anche solo di 1 millimetro. Quando ha parlato, la sua voce era una melodia calma ma inamovibile. Ha chiarito, con una dignità regale, che non avrebbe mai permesso che la storia della sua vita venisse ridotta a una tattica commerciale. Le sue scelte, ha scandito, nascono dal cuore e dalla mente, non dall'agenda di qualcun altro. Ridurre la persona che ama a un accessorio mediatico non è solo un errore di valutazione,
ma un insulto profondo alla sua integrità di donna e di artista. In quel momento, la sala sembrava essersi rimpicciolita, come se le sue parole avessero sigillato ogni uscita, costringendo tutti a confrontarsi con una verità scomoda. E qui, cari amici di Gossip alla turca, mi rivolgo a voi. Quanto spesso vediamo le emozioni reali venire calpestate dal cinismo dello show business? Credete che Azal abbia fatto bene a rispondere con tale fermezza, o il silenzio sarebbe stata l'arma migliore? Scrivetemelo nei commenti, voglio conoscere il vostro pensiero. E ricordate, se state apprezzando questa analisi approfondita, supportateci con un super thanks o abbonandovi al canale. La vostra voce è importante per noi. Torniamo nella sala, dove l'eco delle parole di Azal vibrava ancora nell'aria. Vedendo il peso del momento gravare sulle spalle della compagna, Satay è intervenuto. Non con prepotenza, non oscurandola, ma posizionandosi accanto a lei con quella protezione istintiva che definisce i legami veri. Ha preso il microfono e ha ammesso che il loro silenzio era stata una scelta consapevole per proteggere la loro serenità, non per ingannare il pubblico. Ha parlato con una franchezza disarmante di come la gente tenda a riempire i vuoti con le storie più facili, appiccicando etichette convenienti su ciò che non comprende. La loro relazione, ha spiegato, non è nata da un calcolo matematico. È fiorita quando entrambi erano fragili, in tempi imperfetti, lontano dai riflettori. Ha espresso il suo disprezzo per chiunque tenti di sminuire quella vulnerabilità trasformandola in una campagna pubblicitaria. E poi, ha pronunciato la frase che ha fatto il giro del web in pochi secondi: non permetteremo che i nostri nomi vengano usati come esca. È stato un momento di rottura totale. Azal ha ripreso la parola, ribadendo di non essere mai stata l'ombra di nessuno e di aver costruito la sua carriera mattone dopo mattone, con ostinazione e talento. Se è con qualcuno, è perché lo sente giusto, non perché vende. Chiunque la riduca a una caricatura, a qualcuno che cerca la luce attraverso una storia d'amore, non ha capito nulla della donna dietro i titoli di giornale. Ma al di là delle parole, era il linguaggio non verbale a raccontare la storia più potente. Piccoli gesti, quasi impercettibili ai cinici, ma evidenti a chi sa osservare, un pollice che accarezza le nocche dell'altro, una spalla che si inclina verso il partner, risate brevi e autentiche che spezzavano la tensione. Anche i più scettici nella sala sono rimasti in silenzio di fronte a questa evidenza. La prova della verità non è nel rumore, ma nel modo in cui due persone riescono a rilassarsi, dimenticando il mondo che le circonda. Mentre si dirigevano verso l'uscita, un ultimo reporter ha tentato il colpo: state quindi ufficializzando la relazione? Satay non ha battuto ciglio. Ha risposto che non si sono mai nascosti, hanno semplicemente scelto di non essere i narratori della loro vita per il consumo altrui. Ora, la verità era visibile. Azal ha concluso con un sorriso morbido, dicendo semplicemente che sono felici, e che questa è l'unica parte che conta. Le piattaforme online sono esplose. Mentre alcuni applaudivano la sincerità inconfondibile, altri cercavano ancora di aggrapparsi alla narrativa del tutto calcolato. Ma ciò che nessuno poteva negare era la ferocia con cui hanno difeso il loro legame. Ora, la domanda che aleggia sulle redazioni dei tabloid è: cosa farà quel famoso uomo d'affari? Chiarirà le sue parole? Rilancerà? O sparirà nel silenzio per far raffreddare le acque? Qualunque sia la sua mossa, una cosa è certa: la notte scorsa ha segnato un punto di non ritorno. L'immagine di loro due che escono insieme, senza maschere e senza scuse, rimarrà impressa nella memoria dello spettacolo turco come un atto di ribellione. Tenersi per mano, a volte, è il gesto più rivoluzionario che esista. Che ne pensate, miei cari spettatori di Gossip alla turca? Siamo di fronte all'inizio di una nuova era per questa coppia, o le ombre del passato torneranno a bussare alla loro porta? La fermezza di Satay e la passione di Azal vi hanno convinto? Voglio leggere le vostre teorie più ardite nei commenti qui sotto. Ricordate, questo canale esiste grazie alla vostra curiosità e al vostro supporto. Se vi è piaciuto questo viaggio nei dettagli più intimi della notte di Istanbul, non dimenticate di cliccare sul pulsante iscriviti e di attivare la campanella per non perdere nemmeno un aggiornamento.
E per i veri intenditori, il tasto Abbonati vi aspetta per supportare il nostro lavoro indipendente. Da Gossip alla Turca è tutto per oggi. Continuate a brillare, ma tenete sempre gli occhi aperti. Alla prossima verità svelata!